Eccoci ritrovati al terzo episodio della nostra serie sull'alimentazione con la dottoressa Francesca Milani, nutrizionista del Living Lab Toscana, progetto FEST. Di cosa parliamo oggi, Francesca? La scorsa volta abbiamo parlato di come comporre in modo sano ed equilibrato i passi all'interno della nostra giornata alimentare. Oggi vedremo come fare acquisti consapevoli al supermercato e portare quindi a casa alimenti con un'ottima qualità nutrizionale. Un tema davvero molto interessante. Infatti penso che ogni persona abbia difficoltà a fare le scelte giuste al supermercato. Ci sono tanti alimenti, offerte di tutti i tipi e confezioni differenti che ogni volta ci distraggono rispetto alla lista che abbiamo pianificato a casa. E spesso siamo spinti ad acquistare in maniera inconsapevole, certamente, prodotti di bassa qualità alimentare. Da dove si può iniziare per una spesa più intelligente? Ce lo spieghi, Francesca? Quando ci troviamo al supermercato, le informazioni sulle confezioni sono molte, ma fra quelle più importanti da individuare ci sono la durabilità del prodotto e quindi la data di scadenza o il termine minimo di conservazione, l'elenco degli ingredienti e la dichiarazione nutrizionale, comunemente anche definita tabella nutrizionale. Mi soffermerei in particolare su questi ultimi due. L'elenco degli ingredienti ci informa su quanti e quali ingredienti sono presenti nell'alimento e con quale percentuale. Infatti, l'ordine con cui gli ingredienti sono elencati non è a caso, ma in ordine decrescente, quindi il primo ingrediente sarà quello più presente nell'alimento e così via. Facciamo un esempio pratico. Se stiamo acquistando un pacco di biscotti con 10 ingredienti e troviamo al secondo posto lo zucchero, significa che è presente in questo alimento in un importante quantitativo rispetto a tutti gli altri ingredienti, che sono elencati successivamente sulla confezione. Poi la dichiarazione nutrizionale, comunemente chiamata tabella nutrizionale, ci informa per legge sul quantitativo energetico espresso in chilocalorie, il quantitativo di grassi saturi, quello di carboidrati, degli zuccheri, quello delle proteine e quello di sale contenuti in 100 grammi o 100 ml di alimento. In base alle indicazioni che ci hai dato, è corretto valutare e confrontare gli alimenti facendo riferimento alla tabella nutrizionale per poter quindi scegliere il migliore? In realtà questo è l'errore che più comunemente viene commesso, ovvero confrontare i due alimenti solo in base alla tabella nutrizionale. Partendo dal dato di fatto che il confronto debba essere fra alimenti appartenenti allo stesso gruppo, la prima regola è confrontarli sulla lista di ingredienti presenti nell'alimento. Più sono numerosi e più aumenta la probabilità che tra gli ingredienti siano presenti additivi alimentari, grassi di cattiva qualità, forme differenti di zucchero, eccetera. Ecco che la regola di facile ed immediata applicazione che possiamo utilizzare è quella di scegliere alimenti con una lista di ingredienti poco numerosi. Secondariamente, se gli alimenti a confronto, ad esempio dei biscotti, sono paragonabili per numero di ingredienti, allora possiamo passare al confronto per la tabella nutrizionale, in cui dovremmo stare attenti al quantitativo di grassi, zuccheri e sale. Un esempio di questi giorni, durante la mia spesa settimanale in un supermercato, nel banco dei latticini, ho trovato una buona offerta sullo yogurt proteico alla fragola, che ho acquistato. Mi sono fidato dell'ottima offerta e della parola proteico. Ho fatto una buona scelta, Francesca, me lo spieghi? Lo yogurt per definizione è un prodotto derivante dalla fermentazione del latte vaccino con specifici ceppi batterici, quindi tecnicamente nell'elenco degli ingredienti dovrei trovare solo latte e fermenti lattici. Questo ci porta quindi a prediligere l'acquisto di yogurt bianco e non di quelli aromatizzati o alla cosiddetta frutta, in cui in realtà ci sono molti zuccheri aggiunti. Per quanto riguarda il termine proteico, questa è un'altra informazione chiamata tecnicamente claim che evidenzia al consumatore alcune caratteristiche del prodotto, tipo come in questo caso proteico oppure ricco in fibra, a basso contenuto di grassi e così via. Tuttavia non bisogna fermarsi a leggere cosa dice il claim, ma è importante leggere gli ingredienti e la tabella nutrizionale. Ritorniamo all'esempio dello yogurt proteico e confrontiamolo con uno yogurt greco. Di base, essendoci la scritta proteico, mi aspetto che il contenuto di proteine sia superiore. Invece poi, andandolo a leggere la tabella nutrizionale, il contenuto di proteine delle due tipologie di yogurt è uguale, quindi per questo aspetto sono due prodotti paritari. Quindi facendo un riassunto,
Le cose importanti a cui fare attenzione prima di andare al supermercato sono fare una lista della spesa così da evitare inutili sprechi alimentari, poi non farsi influenzare solo dalle caratteristiche della confezione, ma leggere bene l'elenco degli ingredienti e la tabella nutrizionale. È così, Francesca? Sì, esatto.